E poi arriva il colpo di genio. Compro le cose a rate usando Klarna e poi scappo e non pago. Tanto cosa vuoi che succeda? Vabbè. Vi sembra una puttanata? Sì, lo è. Eppure su TikTok spopolano davvero i video di una serie di furbetti che vantano tutta una serie di trucchi per evitare di saldare Klarna. Spoiler, non funziona. Da una parte sembra una soluzione estremamente comoda, dall'altro è un boomerang che può tradursi in guai veramente seri, sia con le agenzie di recupero crediti, sia con le segnalazioni. Ne parliamo oggi per fare un po' di chiarezza. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, partiamo dall'inizio. Che cos'è Klarna? Klarna è un sistema di pagamento ratealizzato che ti consente di saldare il tuo l'importo in 3 mesi. Funziona in maniera abbastanza intelligente. Mano a mano che tu fai dei finanziamenti, mano a mano che paghi in maniera corretta, ti si alza il limite di spesa come tanti altri finanziamenti. Tutta una serie di utenti di TikTok sostengono di aver trovato un modo facile su come saltare le rate velocemente. Pagano la prima rata, dopodiché aspettano, tanto comunque ci vuole un bel po' di tempo prima che arrivi il recupero crediti, eccetera. C'è un piccolo problema. Klarna, ovviamente, essendo una finanziaria, dispone di tutta una serie di sistemi di monitoraggio più o meno in tempo reale, blocca l'account e segnala le eventuali, come vengono chiamate, inadempienze. Secondo le informazioni ufficiali è un problema che riguarda veramente una piccolissima parte degli utenti, sotto l'1%. Con oltre il 99% dei clienti che paga regolarmente, ma chi ci prova c'è sempre il furbetto, eccetera, e rischia un bel po'. Che cosa rischia? Affidabilità creditizia e ostacoli finanziari nel futuro. Ora, di base, il trucco si basa su un'assunzione di rischio, ok? Non è solo il fatto di non pagare una rata, e non credo che ne valga la pena, ma c'è un potenziale di segnalazione di inaffidabilità finanziaria. Allora, come funziona? Praticamente tutte le piattaforme vengono chiamate BNPL, Buy Now Pay Later, compra adesso, paga più tardi, si basano di base, uno, sulla fiducia verso il cliente, che costruiscono con una serie di transazioni, 2, su uno scoring del credito. Lo scoring del credito sono dei database che contengono l'affidabilità finanziaria di quel cliente. E questo sistema, condiviso tra molte applicazioni e tra molte piattaforme, viene aggiornato quando emergono insolvenze, quando la persona non paga. Sappiamo che l'illusione di poter fare i furbi nasce da quella cosa che viene chiamata bias dell'overconfidence, cioè il fatto di dire ma tanto cosa vuoi che succeda, ma in realtà le regole per il conflitto creditizio e la severità dei controlli non lasciano scampo, perché Klarna monitora costantemente i pattern di pagamento e se non paghi c'è un problema. Il problema reale è che rischi di complicarti il futuro finanziario e bruciarti le opportunità di credito. Cosa significa? Significa che una volta che sei segnalato all'interno dei database che fanno di te un pagatore non desiderabile, una persona a cui non è desiderabile per le piattaforme darti credito, potresti trovarti in guai seri. Il più grande dei guai seri? Probabilmente il fatto, se prima o poi deciderai di prendere una macchina con un finanziamento o un acquisto davvero importante o addirittura il mutuo della casa, rischi che l'intero sistema creditizio non ti dia affidamento e quindi magari di non poter fare il mutuo della casa, un finanziamento per la tua attività, quando magari vai un po' più avanti nel tuo percorso finanziario di crescita, o non poterti permettere un leasing, un finanziamento per la macchina. Tutto questo per non pagare qualche centinaio di euro per qualche mese, non per sempre, perché tante cose sono certe nella vita, 1 è la morte, 2 è il recupero crediti. Tutto questo per dire che in queste piattaforme tante volte abbiamo una serie di consigli e quando i consigli sembrano troppo belli per essere veri, spesso sono troppo belli per non essere veri e non sono veri.
In questo caso io vedo tantissime persone che spero veramente che stiano facendo tutto questo solo per qualche view in più, per una cosa divertente, perché compromettere il futuro magari della tua famiglia, della tua azienda, eccetera, per anni, perché togliersi poi dalla lista degli insolventi è una cosa particolarmente complessa, e tutto questo per un centinaio di euro in più o in meno per un regalo o per un cellulare mi sembra una cosa di una stupidità colossale. Non che non sia vero, sono abituato alle persone che fanno azioni di stupidità colossale, ma in questo caso specifico mi sembra davvero che l'analisi del rischio non valga davvero la pena di subire una cosa di questo tipo, o almeno così la penso io. Ditemi cosa ne pensate voi. Se volete iscrivervi alla newsletter è qui sotto. Per il resto, se vi iscrivete al canale, ci sono tutta una serie di cose interessanti anche su truffe eccetera, fate voi. Io per questa volta ho finito, e quindi come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato ed estate parati.